gommone o la barca? Un quesito indubbiamente di difficile soluzione, ma per fortuna da oltre 30 anni esiste un cantiere che con grande cura costruisce imbarcazioni che rappresentano il perfetto anello di congiunzione fra questi due mondi. Lo avrete già capito, stiamo parlando di Scanner Marine e noi di The International Yachting Media oggi abbiamo la fortuna di poter provare in anteprima esclusiva l'ultimo gioiello nato dalla creatività di Donato Montepintro. Si chiama Scanner Envy 1300 e se mi seguite andiamo a provarla insieme. Ed eccoci arrivati a bordo di Scanner Envy 1300 e come potete osservare, dopo tanti giorni di maltempo, finalmente una giornata assolata. Lo stato del mare oggi è quasi calmo, poco mosso, e a spingerci abbiamo una coppia di Mercury Verado V10 da 425 cavalli l'uno per una potenza complessiva di ben 850 cavalli. Ora stiamo navigando al minimo a poco più di 3 nodi e mezzo e devo dire che già cominciamo ad apprezzare le doti di carena di questa imbarcazione. Come potete osservare non stiamo rollando, la barca non beccheggia, insomma la stabilità di rotta anche andando al minimo è davvero notevole. Ma acceleriamo e vediamo come entra in planata questa imbarcazione. Motori spingono, 14 nodi, siamo entrati sostanzialmente immediatamente in planata. L'imbarcazione è già fuori dall'acqua, accelera senza necessità di ulteriore gas e in un attimo siamo già a 16 nodi. Portiamoci quindi a una delle velocità di crociera più classiche, ovvero 20 nodi. I nostri Mercury Verado sono davvero parchi perché a questa velocità consumiamo poco più di 90 litri ora, ma più precisamente 4,8 litri al miglio. Davvero non male per un'imbarcazione di queste dimensioni che, vi ricordiamo, è cabinata. È un segno che il nostro Envy 1300 è dotato di una buona carena. Ma proviamo ad accelerare ulteriormente, portiamoci intorno ai 30 nodi e vediamo cosa succede. Ed eccoci a 30 nodi, una velocità di crociera molto interessante perché ci consente di spostarci velocemente dal punto A al punto B, specialmente se, come nel nostro caso, il consumo non aumenta poi di molto perché in questo momento il nostro Envy 1300 sta consumando solamente 5,1 litri al miglio. Ma è arrivato il momento di vedere come se la cava il nostro Envy 1300 a tutto gas, quindi giù tutto, trimiamo di fino, 40 nodi, 41, 41,9 nodi è la velocità massima di Envy 1300 che raggiunge a 6.530 giri al minuto. Chiaramente a questa velocità i nostri consumi salgono, siamo però ancora tutto sommato a un regime contenuto perché stiamo facendo poco meno di 6 litri al miglio. Arrivato il momento di vedere come se la cava il nostro Envy 1300 nelle virate più strette, quindi da 30 nodi senza rallentare, tutta dritta. Questo maxi rig si inclina, ma devo dire senza incertezze, si mette in una traiettoria curvilinea che percorre senza sbavature. Controlliamo a sinistra.
a sinistra, come potete vedere da soli, questa imbarcazione non ha davvero nessun problema di tenuta, anzi sembra che le piaccia moltissimo fare queste evoluzioni. Controlliamo ancora. Ho rallentato, ora siamo a 25 nodi circa. Come potete osservare, questa imbarcazione fa una scia piatta, pulita, segno inequivocabile di una carena che non trascina. E di nuovo voglio provare a virare, non perché sia necessario per la prova che stiamo facendo, ma perché è davvero divertente con un'imbarcazione di questo tipo. Ora sono in una virata ancora più stretta e guardate, se anche accelero al massimo e porto giù tutte le manette, l'imbarcazione non allarga né stringe. Guardate, giù tutto. L'unica cosa che aumenta in queste condizioni è la forza G, davvero divertente. 40 nodi, controviro a sinistra. Che carena, ragazzi, qui siamo su livelli decisamente alti. Non mi riesce di metterla in difficoltà neanche nelle manovre più impegnative. Raddrizzo e di nuovo giù tutto. Vado a incrociare le mie stesse onde, eccole. Come vedete le abbiamo attraversate senza nessun tipo di problema. La carena le penetra in modo molto morbido, separa l'acqua e noi possiamo avanzare senza nessun problema. E nel frattempo siamo di nuovo a 41 nodi. E anche qui, dove il mare è leggermente più mosso, pur alla massima velocità, dobbiamo notare che il livello di comfort di Scanner ENVI 1300 è decisamente fuori dall'ordinario. Donato Montremicro con questa carena ha davvero realizzato un piccolo capolavoro. Ma rallentiamo. Eccoci arrivati a 25 nodi, un'altra velocità di crociera decisamente interessante, specialmente quando lo stato del mare non ci consente di andare più veloci. Ebbene, a 25 nodi questa imbarcazione sta consumando 4,3 litri al miglio, davvero non male, una velocità ed un consumo che ci permettono lunghi e comodi trasferimenti. Ma ahimè è arrivato il momento di rientrare in porto, per cui viriamo e ci risentiamo fra poco per la descrizione degli esterni e degli interni, perché questa imbarcazione ci riserva ancora molte sorprese. E non può che cominciare da questa magnifica poppa la nostra visita a bordo di Scanner ENVI 1300. Come potete osservare, nonostante la presenza dei due grandi fuoribordo, la plancia di poppa è di dimensione oversize, una soluzione che ci permette di vivere il mare in estrema tranquillità. A facilitare il nostro passaggio verso prua un comodo corridoio centrale, ai cui lati troviamo due grandi prendisole. Andiamo a vedere cosa c'è più avanti. Ad accoglierci questa grande dinette a U, dove troviamo spazio a sedere per 4, 5 o anche 6 persone. Volendo si possono montare 2 tavolini in questa posizione e questo diventa un bellissimo posto dove cenare insieme la sera. Soprattutto se, come alle nostre spalle, troviamo questo grande mobile bar che accoglie una piastra a induzione e un lavello completo. Qui sotto troviamo un frigo di dimensioni anche in questo caso molto grandi e un altro vano comodo per lo stivaggio. E sotto il grande T-top troviamo la postazione di comando che, come tutto il resto su questo magnifico maxi rib, è costruito a regola d'arte.
Notevoli le finiture sia qui che, come vedremo più avanti, sotto coperta. Qui in particolare notiamo che è tutto a portata di mano, manette, joystick, timone, eliche di manovra e tutto quello che ci serve. Un'ergonomia davvero ben studiata. Qui a sinistra troviamo 3 standing chairs, così si chiamano, sono poltrone che possono essere utilizzate sia mentre navighiamo come appoggio avvolgente che, volendo, reclinando queste sedute, anche per sedersi durante la nostra navigazione. E si arriva alla grande prua di Envy 1300 camminando su questi 2 comodi passavanti. Qui troviamo 2 sedute fronte marcia, alle cui spalle troviamo il secondo grande prendisole di questa imbarcazione. Ai cui lati troviamo i tienti bene. E non so se avete visto Harry Potter, ma qui certamente siamo in presenza dell'incantesimo di estensione irriconoscibile, perché spazi di questo tipo su un maxi rib di soli 13 metri io personalmente non li avevo mai visti. Qui, come potete osservare, c'è un letto di dimensioni king size, smisurato letteralmente, ai piedi del quale moltissimo spazio di calpestio e addirittura 2 divani contrapposti. Sul lato sinistro dell'imbarcazione troviamo un mobile che può accogliere tantissimo spazio di stivaggio e alla destra un bagno di nuovo smisurato dotato di doccia separata. Ma quello che dovete notare più di ogni altra cosa sono le altezze interne, davvero fuori scala. Se siete quindi alla ricerca di un maxi rib decisamente ben costruito, ma che sia anche in grado di sintetizzare tutti i vantaggi di un'imbarcazione con i pregi di un gommone, allora Scanner Envy 1300 è quello che state cercando. E con questo da The International Yachting Media è tutto, ci vediamo alla prossima Boat Review.